Un breve video aggiuntivo sul Life Cycle Project. Perché si chiama Life Cycle? Perché effettivamente rappresenta un ciclo di vita del progetto. Ti faccio vedere il grafico. Eccoci qua. L'idea del progetto, che è il fulcro centrale. La prima cosa che devi fare è identificare le necessità, quindi lo step 1, come ti dicevo all'inizio, deve essere le necessità della comunità che coincidono con quelle europee, quindi le 4 priorità europee e il macro obiettivo dell'Agenda 2030 e le necessità dei partners di progetto. Ti conviene prima avere tu le tue esigenze e ricercare le necessità della tua comunità e solo successivamente cercare il partner che più si addice con quello che stai cercando tu. Lo step successivo è il secondo, ovvero l'identificazione degli obiettivi specifici, ovvero hai identificato delle necessità, quindi c'è un problema nella tua comunità. Che cosa vuoi andare a risolvere? Quali sono gli obiettivi specifici? Per SO1 sta per Specific Objective. Gli obiettivi specifici devono essere in linea sia con l'Agenda 2030, le priorità, e sia con le 4 priorità europee del programma Erasmus+. Partiamo da qui, esempio pratico, un obiettivo specifico è la creazione di un corso online di 40 ore in inglese e in italiano rivolto ai giovani 18-26 anni, ovvero il target group, provenienti da aree rurali che vogliono aprire un'attività nel settore arte e artigianato. È molto specifico come obiettivo, si rifà all'obiettivo generale, appunto, che è lavoro dignitoso e crescita economica, e inoltre si basa su una delle 4 priorità europee, che è sicuramente la transizione digitale, tant'è che in questo progetto io sto utilizzando che cosa? Un corso online, quindi sto andando a rendere fruibile un prodotto attraverso la digitalizzazione, e quindi potrei utilizzare ad esempio YouTube, che è più accessibile ai giovani, oppure quei giovani che ancora non ci si avvicinano per studiare ma solo ad esempio per giocare piuttosto che divertirsi eccetera. Sto cercando di trasformare uno strumento digitale per fare formazione. Questo è importantissimo, connettere gli obiettivi del tuo progetto con gli obiettivi europei Erasmus Plus, è esattamente quello che ti ho spiegato io, che sono andata a rivedere a quale dei 4 si poteva riferire. Se non si fosse riferito a nessuno dei 4 stavo sbagliando qualcosa, quindi devo tornare indietro e modificare. Andiamo avanti con lo step 3, ovvero devi connettere gli obiettivi specifici con la missione del tuo ente. Come ti dicevo, anche il tuo ente deve essere in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Nel caso di Arts in Roma, che sarebbe l'associazione per la quale lavoro, mira a fornire agli operatori giovanili che lavorano con i giovani nelle aree rurali svantaggiate competenze imprenditoriali. Guarda caso, anche la missione di Arts in Roma si collega al lavoro dignitoso e crescita economica, ovvero obiettivo numero 8 dell'Agenda 2030. Andiamo oltre, qua se vuoi puoi leggere gli esempi pratici, tu dovresti strutturarti questo schema per il tuo ente. Dopodiché si arriva allo step 4, ovvero l'attività principale. Devi scrivere qual è l'attività che svolgerai. Ricorda che le attività dei bandi Erasmus Plus devono basarsi su attività formali, su educazione formale, non formale e informale, possibilmente non formale. Un esempio di attività può essere Creative Culture, è un progetto di 10 giorni, quindi dico quanto dura, che si svolge in Italia, coinvolge 30 giovani dai 18 ai 25 anni, qui ho scritto 26 ma è sempre lo stesso target group, è solo un errore, provenienti da Spagna, Norvegia, Bulgaria, Croazia, ovvero questo è il mio partenariato che l'ho scelto e si riferisce a qui, partners di progetto che ho scelto successivamente all'identificazione delle necessità e con l'obiettivo di acquisire competenze relative all'imprenditoria nel campo artistico e culturale e skills quali imparare ad imparare. Il 60% dei giovani saranno provenienti da aree rurali con difficoltà economiche, sociali e culturali.
Dopo di questo si passa allo step 5, ovvero pianificazione e preparazione delle attività. Quindi qua andrai a descrivere l'attività, qua la devi fare. In questo caso si presuppone che tu abbia già scritto il bando e qua faccia parte del finanziamento, ovvero tutto questo è il pensiero. Da qui in poi riceverai la risposta all'Agenzia Nazionale e ti dirà sì, ok, riceverai i soldi, da quel punto in poi comincerai a pianificare tutte le attività e quindi dalla preparatory visit piuttosto che contatta i partners per dire ok abbiamo vinto il bando e quindi cominciamo a fare un primo meeting online e tutte le altre attività che ti dirò nei prossimi video. Dopodiché lo step 6 l'implementazione delle principali attività del progetto, quindi la creazione del corso piuttosto che la mobilità, quindi 30 ragazzi che ti arrivano in Italia per imparare ad esempio a aprire attività nel settore arte artigianato. Oppure la creazione del corso online, quindi devi cominciare a registrare i video. Come li registri? Ti devi mettere d'accordo con i partner, chi fa cosa, eccetera, eccetera. E alla fine lo step numero 6 è il follow up e aggiungerei anche la disseminazione, che comunque la disseminazione va fatta durante tutto l'arco del progetto. Quindi questo è il Life Cycle Project, ovvero il ciclo di vita del progetto, si inizia da qua, si conclude qua, dopo lo step 6 si ritorna allo step 1, ovvero bisogna andare a verificare se effettivamente si sono non solo non raggiunti questi obiettivi specifici, ma anche se le necessità della comunità europea e dei partners di progetto si sono risolte in qualche modo. Se coincide tutto, ti verrà restituito il 20% che ti è stato trattenuto all'inizio. Se c'è qualcosa che non va, il 20% ti verrà trattenuto dalla comunità europea e tu avrai ricevuto solo l'80%. Ti lascio al prossimo video, ti condivido il link di questo progetto. Alla prossima e ti ringrazio per avermi seguito.